Ma la differenza di peso negli sport da combattimento è realmente così importante? Ecco, questo è uno dei dibattiti sicuramente più ricorrenti all'interno del mondo degli sport da combattimento, dove ci sono spesso questi fantasy match tra uno di 100 kg, esempio la montagna umana, contro Conor McGregor, no? Come andrebbe a finire un match tra loro due? Abbiamo visto qualche clip in cui Conor McGregor giocava amichevolmente con questo grosso strongman o bodybuilder, non vorrei dire una cazzata, e da lì sono emerse poi tutte le cose del chissà, però Conor McGregor c'ha la tecnica, quindi sa fare l'MMA e sicuramente lo butterebbe giù. Dall'altra parte c'è la community delle persone in cui dice sì, ok, non sarà un esperto di sport da combattimento l'altro, però sicuramente con una stazza così tanto importante lo prenderebbe, lo schiaccerebbe a Conor McGregor. Oggi quindi andiamo a rispondere un po' a questa domanda: la differenza di peso, soprattutto tra un professionista e un non professionista, fa così tanto la differenza? Sono riuscito a trovare su YouTube un paio di clip che potrebbero andarci a spiegare un po', a far vedere in maniera pratica cosa vuol dire una differenza di peso tra due atleti, anche se uno di loro non è un professionista. Quindi nella prima clip andiamo a vedere questo youtuber barra maestro di karate, cintura nera, non mi ricordo il nome, come si chiama, magari vi lascerò in descrizione il suo canale YouTube, nel quale è andato a sfidare praticamente in sparring due giocatori di rugby, uno grosso, l'altro grossissimo, raga. Cioè era veramente tanto grosso, e quello grosso sarà il protagonista anche delle altre due clip, che sarà una bella chicca. Dopo andiamo per ordine, andiamo a vedere cosa succede. Questo centrale dovrebbe essere il maestro di karate, che in teoria dovrebbe stare sui 50-60 kg, mentre l'altro che vediamo sulla sinistra, tra un po' lo vedrete, è decisamente più grosso di lui. Penso che ad occhio così sarà un'ottantina di chili, quindi già quei 20-30 kg in più rispetto a lui. Andiamo a vedere cosa succede all'interno di questo sparring e poi trarremo le conclusioni alla fine, quindi rimanete fino alla fine del video per vedere cosa ne penso. Io mi sono visto alcune clip prima di registrare il video ed ha uno stile molto da kickboxer, vabbè, a parte la guardia comunque bassa. Se voi notate, i calci e i pugni sono classici della kickboxing, mentre invece sulla sinistra, con zero tecnica, solamente durezza solamente durezza fisica, vediamo il giocatore di rugby. Ecco, quello che vedete in fondo è il secondo giocatore di rugby che andrà a fare sparring dopo. Qua sono partiti con un paio di colpi. Vediamo il karateka che, sì, bellissima tecnica, però stiamo notando già i limiti comunque del peso, ragazzi. Poi ovviamente c'hanno i guanti, c'hanno non hanno i caschetti, però ha i paratibia, sia il karateka che il giocatore di rugby. Qua sta portando un po' di calci il karateka. Non sono andati fortissimo, sono andati abbastanza tranquilli. Vediamo l'altro sicuramente molto più stanco. Il giocatore di rugby sicuramente in faccia lo vediamo molto più stanco, perché non sarà abituato comunque a questo ritmo, nonostante penso che sia allenato, perché raga, giocare a rugby comunque penso che di fiato te ne fai con tutta la corsa, gli scatti che ti fai, penso che un minimo di preparazione ce la devi avere. Però sicuramente è tutta un'altra cosa combattere, aspettarti, cioè avere l'ansia di ricevere qualche pugno, qualche colpo, e correre sapendo che non rischi niente, se non qualche placcaggio. Questo dovrebbe stare attorno ai 150 kg, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata. Nella descrizione del video mi sembra che c'era scritto tipo sfidare un giocatore di rugby con 100 kg di differenza. Quindi se lui sta sui 50, il maestro di karate sta sui 50, cioè guardate i paratibia che li stanno tipo slim fit. Non gli stanno neanche i paratibia, porca miseria. Andiamo a vedere un attimino un karateka barra fighter di 50 kg come se la cava con uno di 150. È anche decisamente molto più alto, oltre che molto più grosso e spesso. Ce lo vediamo, è bello pianotto. Guantoni della Twins saranno sicuramente 16 once, anche perché veramente si rischia di farsi male. Poi non ho capito perché sotto c'è i guantini. Ci avete fatto caso, raga? Non si è messo le fasce, si è messo i guanti da
I guanti quelli per andare a zappare la terra. Vabbè. Ed eccoli qua, finalmente in guardia, uno davanti all'altro. Guardate la differenza fisica. Ma porta qualche low kick subito e qualche frontale al karateka, però mamma mia. Porca troia, raga. Oh, l'ha preso, l'ha alzato tipo un sacco di patate. No, guardate qua, che cazzo di roba. E cosa fai? Se ti sale uno di 150 kg sopra, che cazzo fai? Porca miseria, cioè guardate che placcaggio. Però devo dire che comunque il giocatore di rugby qualche skill comunque delle ginocchiate ce l'ha. No, vabbè, non ha senso. Cioè, guardate ogni bracciata come lo fa volare. Ma ci prova di nuovo il karateka a portare qualche colpo, ma sta giocando con lui praticamente come giocherebbe con un bambino, come un papà gioca con suo figlio. No, di nuovo l'ha proiettato. No, non ci credo. E lo prende a calci proprio così. Proprio malamente, di sfregio. Qua ci prova ancora il karateka. E niente. Porca troia. Ha fatto praticamente, penso, un minuto solamente a farli, neanche da sacco, da pallone da calcio. Cioè l'ha preso a calci proprio come fosse un pallone. E direi che in questo caso la differenza di peso penso si sia notata abbastanza. Poi ovviamente non stiamo parlando di 10 kg di differenza, raga. Stiamo parlando di 100 kg. Cioè praticamente penso che ci vogliono 3 di quei maestri di karate per buttare giù uno grosso così. E non è detto che ci riesci, non è detto. Passiamo alla seconda clip, seconda e terza clip. Protagonista il kickboxer, tra l'altro fortissimo, mentre su questo maestro di karate non ho avuto così tante informazioni, ho ancora il dubbio che sia uno youtuber che è comunque cintura nera di karate, bla 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 eccetera. Mentre invece per quanto riguarda le prossime due clip, il protagonista è Rukia Anpo, un kickboxer professionista giapponese. Se ve lo ricordate, ve l'ho portato in un video in cui ha fatto sparring, ha tenuto testa comunque per 8 riprese a Strickland, ragazzi. E poi è lo stesso comunque che ha combattuto qualche mesetto fa contro Manny Pacquiao in un match di pugilato e ha vinto, ha battuto una leggenda del pugilato. Anche lì la differenza di peso si notava, poi la differenza di età. Sicuramente Pacquiao è in una fase calante della sua carriera, è molto vecchio, cioè ci sta, raga, è vecchio Pacquiao oramai, mentre invece lui è giovane, forte, nonostante non venga comunque dal pugilato puro, è comunque un ottimo pugile, quindi si muove veramente bene di pugilato. E quindi lo vediamo adesso Rukia Anpo sfidare questo giocatore di rugby, questo grosso che avete visto nel secondo sparring con il maestro di karate. E qua, ripeto, stiamo parlando di un fighter comunque professionista, kickboxer professionista, che sarà penso sui 70 kg, 65-70 kg, comunque bello altino, che sa menare, raga, quindi che è veramente forte. Poi sulla destra vediamo Rukia Anpo, solitamente si tingeva sempre i capelli biondi, questa volta è con i suoi capelli naturali. Sulla sinistra possiamo già notare Majin Buu con i guantoni rosa, che ricorda molto il personaggio di Majin Buu di Dragon Ball. Comunque vediamo un attimino, ripeto, qua si tratta di un fighter professionista che combatte ad altissimi livelli, cioè proprio è un fighter bravo. Comunque l'abbiamo visto, raga, tenere testa a uno che è 20 kg in più di lui, anche 30 fai, che è Strickland, ed è resistito comunque ben 6-8 riprese se non sbaglio a fare uno sparring in gabbia con uno Strickland che sapete è un cane, cavolo, e fa male. Quelli qua al centro non è un ring, della sala, e parte subito con un middle kick cattivissimo, però attenzione, il rugbista prende e butta a terra, scaraventa a terra. Qua si vede che c'è stato magari anche qualche colpo alla nuca, non l'ho visto bene. Comunque ha buttato proprio, tempo 3 secondi, l'ha buttato subito per terra e gli si è slacciato anche il paratibia. Non gli sta, cioè mi fa ridere, cazzo, sembra un cotechino praticamente ovviamente non voglio fare body shaming, però cioè guardate, i paratibia non gli stanno, cavolo. Qua bellissima sforbiciata da parte di Rukia Anpo, che adesso al muro tenta una serie di combinazioni, però blocca subito.
Placca subito il rugbista. Qua accusa un po' di colpi. Continua con i calci, Rukia. Però comunque è agile. È agile il rugbista, raga. Guardate che gioco di gambe che comunque c'ha. Poi di braccia sicuramente non è il suo campo, ma io penso che abbia comunque fatto qualcosa. Cioè non è proprio uno sprovveduto. Se notate la guardia, comunque un po' di guardia ce l'ha, un po' di impostazione. Cioè guardate, mamma mia! Porca troia, stava per spaccare la vetrata. Stava per spaccare lo specchio dietro, l'ha buttato contro lo specchio e ha cominciato a caricarlo. Colpi importanti non ne sono entrati. Cioè vediamo un attimino, rivediamo un attimo la scena. L'ha preso penso di striscio con l'avambraccio qua. Qua un altro avambraccio ma era già in guardia. Qua forse l'ha spinto un po' comunque con il jab contro la vetrata. Guardate il riflesso allo specchio, raga. Che ridere. E qua tenta di portare un diretto che non l'ha preso perché si è girato. Saranno entrati su 7 colpi, saranno entrati 2 colpi. 2 jab ma di spinta, non neanche troppo di forza esplosiva. Tenta il low kick. Cioè vedete comunque i colpi, raga, di Rukiampo, nonostante sia sicuramente è più pesante del karateka. Qua cade a terra, cerca di salvarsi con un calcio a giro ma niente. Qua sono entrati un po' di colpi di Rukia, però è veramente difficile. Cioè con una stazza del genere, raga, ci saranno 60 kg di differenza, 60-70 kg di differenza. Cioè vedete il frontal kick non ha effetto, non c'è, gli tocchi la pancia ma non gli fai niente. E anche i diretti in testa. Questa, ragazzi, era solamente la prima clip, quindi tranquilli. Ovvio non possiamo trarre troppe conclusioni da questo sparring così, da questi pochissimi secondi. C'è la seconda clip in cui vanno un po' più forte, quindi andiamo a vedere cosa succede poi in quella. Qua cominciano comunque un po' tranquilli all'inizio. Questa volta al posto dei guanti grossi hanno i guantini, quindi vediamo un po' la differenza comunque nei colpi. Qua tenta un 1-2 che non entra da parte di Anpo. Cioè guardate con che facilità ci prova a fargli qualche spazzata ma è veramente difficile. Qua l'unica cosa che mi viene da dire è poi provare a caricarlo tanto al viso, cioè andarci veramente pesante al viso. Però anche lì, raga, cioè guardate il mento, prima che gli trovi il mento a uno così, come cavolo fai? È un insaccato unico, è praticamente tutto compatto, tutto... Qua ci prova ad alzarlo, vediamo un po', dai Rukia, facci sognare. Comunque si muove di braccia il giocatore di rugby. Io penso che qualcosina, ripeto, qualcosina abbia fatto. Comunque light sparring, stanno andando leggeri adesso. Poi in certe azioni aumentano un pochettino la potenza dei colpi. Qua è entrato con un bellissimo colpo al plesso solare. Però ok che non c'era tanta potenza, ma anche se ci metti potenza, cosa gli vuoi fare a uno così? Qua guardate la facilità con cui lo prende e lo lancia per terra. Qua ci prova Anpo comunque ad andare in clinch. L'unica soluzione per lui è tenere la distanza. Cioè, perché vedete comunque dalla distanza i colpi entrano. Qua gli è entrato un bellissimo diretto, un gancio jab un po' sporchino così. Però i colpi comunque entrano da distanza, entrano. Se già si avvicina troppo rischia che l'altro ti prende in clinch e ti butta a terra. Qua colpo al fegatino, milza fegatino. Ginocchiata, ma niente, non lo sposta. E qua fanno la seconda sessione di sparring. Forse era qua che aumentano un po' di più i colpi. Mamma mia. Ecco, da distanza, ecco, questo è quello il lavoro che dovrebbe fare Rukia. Tenere la distanza e colpire tutto da lontano.
Se ti avvicini troppo, purtroppo, raga, ti vai a schiantare praticamente contro un sasso. Cioè voi non avete idea cosa vuol dire colpire una persona che magari ha 60-70 kg in più. Nonostante potete essere fighter professionisti, quello che volete. Però... bellissimi diretti, anche il middle kick che entra. Ma stanno aumentando un po', sta lasciando un po' andare Rukia. Ah, qua l'ha preso, l'ha pizzicato con un gancione sinistro. Sta andando forte, sta accusando veramente tanto il rugbista qua ai colpi. Bam! Qua stava spostando, stava colpendo di avambracci, però qua gli entra due colpi alla tempia, altezza tempia. Boom, di nuovo. Diretto e gancio. Diretto e gancio. Bello, cavolo. E qua lo vediamo ovviamente provato, cazzo. Non ci avrà il fiato di Ampo sicuramente per reggere tutti questi colpi. Ok ragazzi, veniamo alle conclusioni. La differenza di peso è così tanto importante? Beh, come abbiamo potuto notare comunque anche in questi video, che ok, molti di voi diranno sì, ma il karateka magari non ha mai combattuto, non ha mai fatto niente, quindi non è il massimo esponente del karate. O magari anche Rukia Ampo, sì, però hai visto quando ha cominciato a caricare di più i colpi, dopo un po' il rugbista ha cominciato ad accusarli. Vero ragazzi, però comunque... purtroppo la differenza di peso si sente e c'è un motivo per il quale comunque nelle discipline ovviamente quelle da professionista, no? Cioè quindi magari togliendo il karate, che non c'è il professionismo nel karate, per quanto riguarda sport da combattimento come pugilato, MMA, K1, Muay Thai, ci sono le categorie di peso e ci sono le categorie di peso per un motivo. Tu magari che pesi 60 kg, se vai a combattere contro uno di 80, anche se quello è palesemente più scarso di te, cioè quindi anche se tecnicamente gli sei superiore, 20-30 kg di differenza sono... cazzo, fanno la differenza, raga. Un conto magari se ovviamente sei dai 95 kg in su, quindi sei già un peso massimo, no? Che tu sia 95-100 kg e vai a combattere contro uno di 120-130 è già diverso, perché comunque c'ha il cazzottone di uno di 95 kg, cioè voglio dire... comunque sei grosso, sei ad un certo punto si colma un po' questa differenza di peso. Se invece sei uno di 50-60 kg e vai a fare un combattimento contro uno di 120, cazzo, ovvio che la differenza c'è, nonostante tu sia magari un fighter professionista. Io capisco che magari mi potete dire sì, però Erwin, ci sono video in giro in cui vediamo pugili professionisti che buttano KO magari gente per strada in street fight. Allora, nelle lotte in strada ci sono 100.000 dinamiche, quindi magari avete visto quel video là in cui quello ha buttato KO quello. Non basiamoci comunque sui casi eccezionali, basiamoci su quella che effettivamente, raga, la scienza. Cioè, se tu provi a tirare un pugno, cioè tu che pesi 60... Io li ho provati, raga, gli sparring in cui pesavo magari 65 kg quando facevo l'agonista di Muay Thai, e ho provato a fare sparring con gente di 80-90 kg, che nonostante magari fossero meno bravi di me, che hanno cominciato dopo, cazzo, ma la differenza la sentivo, Cioè, portare un pugno di 65 kg, per quanto tu possa essere allenato, esplosivo, poi ovviamente c'è anche il fattore di avere comunque l'abilità innata di avere il cazzottone da KO, no? Cioè non è da tutti quel colpo là, cioè il colpo alla Gervonta Davis, che anche se pesa 60 kg sai già che ti arriva una tombolata sua, e l'abbiamo visto buttare giù in sparring gente di 80 kg, ma è un caso eccezionale. Non potete prendere un caso unico, raro come Gervonta Davis, che sarà un caso su 1.000.000, e fare di quella cosa la regola. Cioè non c'è una regola, la regola è la scienza, raga. Quindi se voi pesate un tot, pesate 50 kg, volete buttare giù uno di 100 kg, orca miseria, è quasi, non dico impossibile, perché ci possono essere 1000 variabili, 1000 cose. Gli avete preso la bocca dello stomaco, gli avete pizzicato il mento in quel momento là preciso in cui aveva perso l'equilibrio, quindi ci sono 1000 dinamiche. Tolto questo, diciamo che un fighter professionista di 50 kg, se si dovesse trovare a scontrarsi contro un fighter, cioè un fighter contro uno alle prime armi di 100 kg, io penso che
farebbe fatica almeno fino a quando l'altro non finisce il fiato. Cioè, ovviamente abbiamo notato anche il rugbista se la cavava comunque, se l'è cavata per un bel po', ha preso comunque tanti cazzotti in testa, non li ha praticamente sentiti, ma ad un certo punto abbiamo visto il livello comunque di fiato come andava a calare, la resistenza, il fiato, nonostante io non so a che livelli fosse di giocatore di rugby, che tipo di partite, che tipo di allenamento facesse, però comunque ha retto per quei due minuti, fai 2 minuti così di sparring in quelle 2 sessioni, le ha rette abbastanza bene. Ovviamente alla fine è arrivato che era tutto stanco, non era magari abituato a sessioni prolungate, stressanti di sparring in quella maniera, però uno così ti viene addosso, cioè se ti prende in clinch finché sei a distanza, puoi sperare di beccarlo con qualche combinazione, fargli male, farlo indietreggiare. Ma se quello ti prende in clinch, raga, tu puoi essere il fighter di MMA, sì, le skill di grappling, Brazilian Jiu-Jitsu, ma il peso si sente. Quindi per quanto riguarda me, non solo avendo visto questi video, ragazzi, ma per quanto riguarda anche la mia esperienza personale, avendo fatto sparring con gente di diverso peso e di diversa esperienza, il peso fa tanto. Magari mettiamo caso ipotetico, pesate 60 kg, praticate Muay Thai, pugilato, kickboxing da circa 4-5 annetti, arriva uno che lo pratica da un annetto e pesa 30 kg in più di voi, che sta sugli 80-90 kg, a parità di forza e a parità di fiato dovreste utilizzare molto più dal vostro serbatoio, cioè dovete sforzarvi molto di più per compensare quella lacuna che è il peso, che scientificamente per spostare una massa più pesante dobbiamo utilizzare molta più energia. A esperienza personale vi dico che la differenza di peso fa veramente tanto. Poi ovviamente ci sono i casi eccezionali, ma non prendete casi eccezionali. Io tanto so già che verrete a scrivermi ma Mike Tyson, ma quello, ma quell'altro. Voi non siete Mike Tyson, non siete Gervonta Davis, non siete Devin Haney, non siete Ryan Garcia, voi non siete nessuno. Partiamo dal presupposto che noi comuni mortali non siamo quella gente là che vediamo in televisione, che vediamo ai massimi livelli, ok? Quindi siamo dei semplici pugili, gente che cerca di allenarsi, che si allena, che magari quello sport non è la propria vita, quindi cerchiamo di tenere comunque in considerazione anche queste cose. Voi non siete Gervonta Davis, non avete le skill, le capacità, il talento di Gervonta Davis. Nessuno qua in Italia c'ha il talento di Gervonta Davis, raga, e forse pochi nel mondo. Quindi diamo già per scontato che tanto non ci arrivate a livello di Gervonta Davis e mi dite ma Gervonta Davis pesa 60 kg e butta giù quelli di 80. Sì, è un caso eccezionale, voi non siete Gervonta Davis, ok? Per tutti gli altri comuni mortali la differenza di peso ha sicuramente impatto, quindi sicuramente fa la differenza, chi più, chi meno, poi ci sono le dinamiche diverse in sparring, in combattimento da strada ancora peggio, però la differenza di peso l'abbiamo notato. Tu vuoi spostare un 100 kg di peso con un calcio, la vedo dura, è difficile, raga, ti prende quello la gamba, ti prende la gamba o ti viene addosso, ti prende, ti alza, ti lancia e cadi per terra, sbatti la testa e muori. Cioè, per farvi un esempio molto, molto semplicistico. Quindi, in conclusione, per venire a capo di tutta questa situazione, la differenza di peso è importante, fa realmente la differenza? La mia risposta, ragazzi, è sì. Fatemi sapere, ragazzi, voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Non fate i classici leoni da tastiera, che poi vado a vedere i vostri profili e ci avete manco la foto. Cioè, quindi, ok? Cerchiamo di mantenere un linguaggio adatto. Ci vediamo al prossimo video. Os!